Un saluto da Heavy Metal Even. Oggi analizziamo il terzo album carino, ma senza una direzione troppo definita, di una band nostrana tra hard rock e alternative metal. Imola, 21 giugno 1504. In un periodo di recrudescenza delle lotte tra Guelfi e Ghibellini, questi ultimi assaltarono il palazzo dei Sassatelli, famiglia principale della prima fazione in città. Tuttavia, prima che l'assedio avesse successo, il capofamiglia Giovanni Sassatelli piombò con 150 uomini armati sui suoi nemici. Per i Ghibellini fu un massacro, tanto che il vicolo in cui avvennero questi fatti di sangue è conosciuto ancora oggi come Vicolo Inferno. Vista questa storia, ci si potrebbe aspettare della musica ben estrema dalla band che ne prende il nome, nata anch'essa a Imola nel 2003. Invece, i Vicolo Inferno di base suonano qualcosa di piuttosto calmo. Il loro suono è diviso a metà tra un hard rock che si rifà ad anni 80 e 90 e un alternative metal più abrasivo, seppur non troppo. Queste due componenti sono ben mescolate, tanto che è difficile capire dove finisca una e inizi l'altra. Ne risulta uno stile forse non troppo originale, ma che funziona almeno di suo. Di sicuro non è questo il problema principale di Circles, terzo album dei Vicolo Inferno, uscito lo scorso 31 maggio. Se come già detto il mix tra le due anime degli imolesi è congegnato bene, a livello di scrittura il gruppo non convince del tutto. Molte canzoni sono costruite con una struttura che alterna passaggi pesanti e leggeri. È un'impostazione già sentita spesso, ma che ha risultati migliori in contesti più duri, come metalcore e death melodico, dove si crea un contrasto di grande impatto, specie se si è capaci a sfruttarlo al meglio. Non è il caso dei Vicolo Inferno, anche i momenti più arrabbiati rimangono orecchiabili, sia per riff che per la voce di Igor Piattesi. Quest'ultima è piacevole e adatta alla musica di Circles, ma di sicuro non si può definire aggressiva, neppure nei momenti più rocky. Questa mancanza di una contrapposizione forte è il principale difetto del gruppo romagnolo. Lo fa sembrare quasi indeciso su quale direzione prendere e gli fa perdere di personalità e mordente. A ciò si aggiunge poi anche un'ispirazione ondivaga. A tratti i Vicolo Inferno imbeccano melodie o riff che compensano in parte il loro problema, ma altrove Circles finisce per suonare piatto o anonimo. Un fatto udibile specie a livello di ritornelli, che in alcune tracce sono proprio mosci, prive della presa che dovrebbe avere invece un suono che punta alla musicalità più che all'aggressione, come probabilmente negli intenti del Vicolo Inferno. Considerato tutto ciò, non è un caso se nei 3/4 d'ora scarsi della scaletta i migliori siano i brani che si schierano con più forza su uno dei due poli su cui si concentra lo stile degli imolesi. Spiccano per esempio Sneeze and a Mob, più melodica della media, divertente e molto orecchiabile, o Wine Drops, delicata nella maniera del classico pop metal anni 80, col ritornello più catchy di Circles. Si rifà all'hard rock, seppur un tipo più sporco, anche Gummy Bears, senza però mancare della giusta energia. Diverso invece il caso di The Circle, posta in chiusura e dolce nei momenti più calmi, per poi esplodere di pathos nei ritornelli, potenti e sentiti grazie a Piattesi, con in più un bel momento di oscuro alternative metal al centro. Un capitolo a parte poi lo merita Suspended, piuttosto aggressiva e ben studiata, con riff davvero d'impatto da parte di Marco Campoli e aperture più lievi della media, in cui stavolta il dualismo funziona. Un fatto che tuttavia fa quasi arrabbiare, dimostra come i Vicolo Inferno siano in certi casi capaci di creare un contrasto effettivamente incisivo. In ogni caso è anch'essa tra i picchi di un disco che ne ha diversi, ma non manca di cadute di stile e anche di una certa tendenza a diventare ripetitivo nel tempo. Facendo il conto tra pregi e difetti, Circles è un album discreto, piacevole per buona parte della sua durata, ma che incide solo fino a un certo punto. Di sicuro è tutt'altro che memorabile, il che lascia un po' di rammarico contando che i Vicolo Inferno a tratti sembrano in grado di fare molto meglio. Poi certo, se si amano alternative metal rock e si è alla ricerca di un album carino di intrattenimento, il terzo degli imolesi è anche consigliato. Noi però da loro non possiamo far altro che aspettarci di meglio la prossima volta. Voto di Heavy Metal Even 73 su 100. Per questa settimana è tutto. Se la recensione ti è piaciuta dicelo nei commenti, oltre a mettere like e a condividere. In più ti invitiamo a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei nuovi video pubblicati ogni pochi giorni. Puoi infine venire a seguirci su Instagram, Facebook e Twitter. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!